fight for survival. The 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 fight for survival. Abbiamo visto nella puntata precedente come comincia a sorgere così una comunità umana legata al lavoro, cioè legata all'allevamento del bestiame, legata all'agricoltura. Quelli erano stati i primi passi per la prima grande rivoluzione che gli uomini hanno compiuto, che è la rivoluzione agricola. Cioè l'uomo direttamente affronta la natura e trae dalla natura i suoi frutti, i frutti che gli garantiscono la sua sopravvivenza. Logicamente questo implica l'organizzazione del lavoro, quindi implica l'organizzazione dello Stato, l'organizzazione della società, e a capo di questo Stato oggi ritroviamo un uomo, il faraone, perché la società da matriarcale è diventata patriarcale, cioè la potenza del re si trasmette per via paterna. Gli egiziani conoscevano la scrittura e hanno lasciato un'immensa quantità di documenti, hanno scritto sulle pareti delle tombe dei loro re, hanno scritto sulle pareti dei templi, hanno scritto in lunghe strisce di lino e hanno scritto sui papiri. Quindi ci hanno lasciato una messe di informazioni gigantesca, così che tutto quello che voi vedrete di adesso in poi, che riguarda questo periodo egiziano, è tutto quanto documentato, non c'è niente di inventato. Il loro modo di pensare, il loro modo di agire, i loro problemi morali nascono tutti da questi documenti e noi non abbiamo fatto che sceneggiarli praticamente per offrirveli in un modo più spettacolare possibile. Già nel 2600 a.C. il faraone è un potentissimo sovrano. Egli è uomo e Dio, incarnazione di Hor, il dio falcone, e della dea avvoltoio di El-Kab, e della dea serpente di Buto, e di Set di Ombos, re dell'Alto e del Basso Egitto, figlio del Sole. Egli ammette alla sua presenza
i dignitari delle terre lontane nelle quali domina. Maestà, il visir della Nubia è giunto per prendere lumi da te, vita, salute e forza. Fallo entrare con i miei consiglieri. La mia maestà ora ti ascolta. Oh, Sire. Vita, salute e forza, maestà. Le nostre carovane che si recano in Nubia a caricare l'oro delle miniere e a rifornire i lavoratori sono decimate dalla sete. Più della metà degli uomini e degli asini muoiono perché non hanno modo di caricare un numero sufficiente di otri d'acqua per il viaggio di andata e ritorno. Non ci sono né pozzi né cisterne su quella strada ormai disseminata di scheletri. L'aspro deserto è assolutamente arido. Illuminaci tu, o Sire, vita, salute e forza. Che cosa dite voi, miei consiglieri? Tu sei come Ra. Tu sei come Ra in tutto ciò che fai. Noi ti abbiamo visto compiere molti miracoli da che sei sorto come re del mondo. Tutto quello che esce dalla tua bocca è come il sole al suo sorgere al tramonto. La tua lingua pesa, le tue labbra misurano con più precisione che la bilancia di Thoth. Se tu dirai all'acqua vieni sulla montagna, le acque celesti sortiranno presto per rispondere all'appello della tua bocca, perché tu sei Ra incarnato, il Dio della saggezza è nel tuo cuore, la tua lingua è il santuario della verità, un Dio siede sulle tue labbra, le tue parole si compiono ogni giorno. Siccome tu sei eterno, noi agiamo secondo i tuoi disegni e obbediamo a tutto ciò che ci dici, Sire, maestro nostro. Il vostro dire è stato inteso. La mia maestà dice che si metta mano alle zappe, che si scavi un canale che, dipartendosi dal Nilo, conduca l'acqua ad una capace cisterna posta in una località adatta a garantire i rifornimenti agli operai della miniera che debbono lavorare per me con cuore riconoscente e alle carovane che d'ora in avanti debbono percorrere il cammino cantando. Tu sei come Ra, vita, salute, forza. Io sono prigioniero della mia onnipotenza. I sacerdoti avrebbero il diritto di uccidermi se dessi segni di confusione e debolezza. E io stesso desidererei la morte se non mi sentissi più capace di essere io, figlio di Dio, ma anche uomo, il tramite efficace verso gli dei per ottenere la loro benevolenza per i miei sudditi. Io sono il solo responsabile di tutto quello che avviene nel regno. Se scoppia un'epidemia tra gli uomini o il bestiame, se il dono divino e misterioso della piena fecondatrice del Nilo è troppo scarsa o eccessiva. Di tutti gli eventi naturali, il merito o la colpa sono miei. Un gesto del rituale mal eseguito, una parola dimenticata o mal pronunciata durante una cerimonia possono avere ripercussioni terribili per i miei sudditi. Catastrofi, sterilità, carestia. Io sono anche uomo, oltre che Dio, non posso commettere errori, perché debbo comandare al Nilo, alla vegetazione, al sole, al fulmine, agli elementi.
a tutte le forze della volta celeste. Io sono la forza vitale che feconda la collettività. E infine, sono anche un soldato e perciò devo saper fare di me un monumento duraturo che ricordi ai posteri l'amore che avrò saputo lasciarmi dietro. Il Nilo, padre di tutti gli dei, Hapi, è rappresentato col capo ornato di piante acquatiche, mentre sostiene una tavola fantasticamente carica di pesci, anatre, frutta, mazzi di fiori e di spezie. Le terre della valle del Nilo, naturalmente fertilizzate dalle piene del grande fiume, producono enormi quantità di messi. La ricchezza di questa terra permette il formarsi di comunità stabili fra queste genti di stirpe camitica. Colui che è al sommo vertice della società, il faraone, riceve tributi da tutti quelli che producono. Nella sua saggezza, egli garantisce l'accumularsi di scorte che possono rappresentare una sicurezza contro le calamità naturali, siccità, distruzione dei raccolti, eccetera. Chi produce è tenuto a versare una parte del prodotto al sovrano. Passiamo all'altro campo. Un esercito di funzionari e di scriba controlla severamente che tale obbligo sia rispettato. Del resto, ognuno vi si sottomette di buon grado, perché è sicuro di dover rendere una parte del suo prodotto a colui che, comandando le forze della natura, ha permesso il nascere di messi rigogliose. Il sole ora scotta. Per questo, il tentativo di corrompere il funzionario reale è un gesto puramente simbolico. Con una base di 4 cubiti reali almeno, 4 cubiti. È conveniente, no? Va bene così. No. Misuriamo. Ecco, noi vi offriamo questa. Grazie. E siccome sono generoso e voglio favorirvi, sono disposto ad aggiungerlo al mucchio di grano. Voi misurate. Cubiti reali. 30 cubiti reali. Prosegui di là. «36 cubiti. 36 cubiti reali. Quante pertiche? 24. Segna 24. Puoi far cominciare a raccogliere nella zona misurata. Su, tutti al lavoro, tutti al raccolto! Si misura in cubiti. Il cubito reale corrisponde a 550 mm, poco più di mezzo metro. I cereali raccolti vengono trasportati al villaggio servendosi di animali da soma come l'asino o del bue rosso, progenitore delle nostre razze bovine. Tutta la comunità è in fermento. Un buon raccolto significa un inverno sicuro e la possibilità di seminare con abbondanza per la prossima stagione.
operazione è compiuta con la massima precisione e cura. Gli scriba controllano tutto minuziosamente. Il faraone deve sapere esattamente, in ogni particolare, quanto si produce nel suo regno. 10° obolo. 11°. Sì, 11°. 12°. 12°, segnato? Allora? 13°. Va bene. 14°. 14°. Comincia a sommare. 14 oboli. Sommiamo. I gesti sono calmi, esatti, antichi. Un solo seme non può essere sprecato. Gli egiziani, fin dai tempi più antichi, sono stati dei maestri nell'arte di conservare i cereali e certi prodotti da loro derivati. Ciò serve ad aumentare la sicurezza di vita. Questa donna si reca dal proprio gioielliere. Sembra una divagazione, invece il colloquio dei due personaggi fornisce delle informazioni interessanti. Per esempio, il valore di una casa, di una mucca, di una schiava. Allora è pronto il mio gioiello? Tu intanto devi pagare i tuoi debiti. Recentemente ti ho già portato 3 pezzi di stoffa, se ben ricordo. Che non sono niente al confronto di quanto mi devi. E quanto ti devo? Non te lo ricordi? Ah, sì, pressappoco. E allora quanto? Presto ti farò avere 2 bellissime vacche. E che cosa sono 2 vacche? Come cosa sono? 2
2 bellissime vacche. 2 vacche non rappresentano proprio niente in confronto a quanto tu mi devi. Allora, se mi lasci il tempo... Sai, non voglio che mio marito, capisci? Allora, se mi lasci il tempo, ti do quella mia casa che ti piace tanto. La tua casa è bella. È bella come questa. Sì, ma vale soltanto 10 shat, non di più. E le vacche? Calcoliamo altri 16 shat. Ma tu mi devi dare invece ancora ben 52 shat. Ma com'è possibile? Eppure è così. Dì un po', quanti anni sono che io lavoro per te? Appunto, perché sono tanti anni che dovresti... No, appunto perché sono tanti anni che sei sempre in debito con me. Che ora io non ti do più niente. Tu stai dicendo così perché non hai ancora finito il mio gioiello, per il quale ti ho portato 10 shat d'oro. Ah, il gioiello è finito, eh? E allora? Allora non te lo do se prima non paghi il tuo debito. Quanto hai detto che ti devo? Mi devi ancora 52 shat. E va bene. Ecco, ti do questa. Non vale 52 shat. Secondo te quanto vale una schiava così? Non più di 48 shat. E già mi sembra molto. E allora rimangono soltanto 4 shat. Dammi il mio gioiello. Sono quegli stranieri che abitano vicino ai Narusu. Sono della terra dei 2 fiumi. Le malattie sono delle misteriose calamità. Non si sa da cosa possano dipendere e come combatterle. È certo il segno della malevolenza degli dèi, forse ingannati da qualche nemico. Lo stregone, che conosce i linguaggi misteriosi degli dèi, può sistemare le cose.
Ma in Egitto si comincia a non pensare solo in termini di magia. Accanto agli stregoni esistono già dei medici che, secondo le loro osservazioni, si indirizzano verso la ricerca di una verità scientifica. Anch'io ho sofferto di un male simile. Hai male alla testa? Male tua testa? Sì, molto. Noi siamo stranieri. Ma perché non avete chiamato un medico o un esorcista? E che cosa sarebbe un medico? Uno che cura. E come? Anch'io una volta ho avuto molto male alla mia testa. Proprio come lui. Ma sono riusciti a guarirmi. Con che cosa? Con una mistura che mi ha dato Satni, il medico. Se ben ricordo, genziana, hashish, giusquiamo, rafano. Bisognerebbe chiamare Satni. Ecco Nibamon, il celebre esorcista. Credi, non c'è nessun altro come lui per guarire i mali della testa più violenti. Altro che il suo medico, io preferisco un esorcista. Tutte queste cose nuove per me, lo chiamo. Nibamon! 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 C'è uno straniero che soffre di un terribile male alla testa. No, vengo. Seguimi. È qui all'angolo. Vieni. Ma dov'è? Qui dietro. Tu lo conosci? Sono stranieri della terra dei due fiumi. So soltanto che abitano vicino ai Narosu. Perché è stato trasportato qui all'aperto? Perché l'hai trasportato qui all'aperto? Perché lo hai portato qui? È l'uso del nostro paese. Così tutti possono dare consigli. Ora vedrò il miglior sistema di curarlo. Tieni questo. Il miglior modo per scacciare gli spiriti ribelli è di persuaderli che la loro vittima è protetta da una o parecchie divinità. Certo. Allora gli spiriti, tormentandolo, possono temere di provocare la collera degli dei medesimi e quindi lo liberano. Qual è il tuo nome? Digli come ti chiami. Farnaspy. E la madre? Vuol sapere anche il nome di tua madre. Cassandane. No. Le virtù magiche di Farnaspè, figlio di Cassandane, sono le virtù di Osiris Satumon, il padre degli dei. Tutte le parti della sua testa sono armate di grazie divine. Le virtù magiche della sua tempia sinistra sono le virtù della tempia di Tumon. Le virtù del suo occhio destro sono le virtù dell'occhio di Tumon, che dardeggia le tenebre con i suoi raggi. Le virtù del suo occhio sinistro sono le virtù dello stesso occhio di Horus, che distrugge gli esseri. Il suo labbro superiore è Isis, il suo labbro inferiore è Memphis, il suo collo è la dea. I denti sono spade, le carni sono Osiris, le sue mani sono le anime divine. Le sue dita sono i serpenti blu, le bisce, i figli della divina dea Silkit. I suoi fianchi sono le penne di Amon, il suo dorso è la schiena di Sipon, il suo ventre è Non. Un morto viene a visitarlo tutte le notti e lo divora lentamente. Ecco perché soffre.
questa notte, quando il morto si presenterà, non avrà più la forza di nulla intraprendere e la sua impotenza durerà finché egli terrà questa palla sotto la sua nuca. Il morto forse ritenterà, poi si stancherà e si allontanerà. Oh? Su, presto, prendi la roba e andiamo. Andiamo. In questa civiltà eminentemente agricola, le tecniche artigianali sono, specialmente nei villaggi, ancora molto rudimentali. Le case comuni si costruiscono con mattoni fatti impastando fango, sterco ed erbe. I mobili sono intagliati con semplice sapienza da abili artigiani. La vita si svolge nelle strade, sotto gli occhi di tutti i membri della comunità. È Rowdy Didi, la moglie di Rosier. Poveretta, poveretta. Anche gli eventi più intimi e tragici sono di dominio pubblico. La morte di uno della famiglia è comunicata all'intero villaggio dalla vedova e dai familiari con urla di dolore. Il viso colorato e i capelli cosparsi di polvere sono il segno del dolore che viene annunciato a tutti. Rosier è morto e la moglie si dispera. Povera Rowdy Didi, poveri Maromi e Tomtigi, e Tuboni, ora orfani, in così giovane età. Cos'è successo? Tuo fratello Rosier è morto. Rowdy Didi e i figli stanno gridando a tutti il loro dolore e la loro disperazione. Dimmi, dove erano diretti? Là, sono corsi là. Tuo fratello è morto dopo tante sofferenze, così in un istante. I parenti più prossimi del morto si occupano di farlo imbalsamare. Il corpo deve essere conservato integro perché l'anima, se e quando vuole tornare a lui, possa ritrovarlo così come lo ha lasciato. Fa che mio fratello non sia morto per l'eternità. Fa che il suo corpo non si distrugga. Perché la sua anima e il suo il suo nome, il suo destino, la sua forza non si distruggano.
fa che il suo corpo, la sua immagine, non si annubino. Fra 70 giorni verrai a riprenderti il suo corpo per porlo nella sua casa d'eternità. E in questi 70 giorni, se non lo avete già fatto, moltiplicate le sue immagini. Incidete il suo nome nel granito che è indistruttibile. E accumulate i suoi mobili, le sue vesti, i suoi gioielli, e provvedete alla sua cucina, la sua cantina e la sua dispensa. Perché il corpo si conservi, deve essere privato delle viscere, ma chi lo incide commette sacrilegio e perciò simbolicamente deve essere punito. Preparate il sale, il natrone, la cera di api per le orecchie, gli occhi, il naso e la bocca, il cinnamoio, l'olio di cedro, il ginepro, la gomma, l'ennè, le bacche di ginepro, le cipolle, il vino di palma, la resina e l'asfalto. Cominciamo l'operazione. E tu, con il tuo coltello d'ossidiana d'Etiopia, incidilo all'inguine, qui dove io ho segnato con inchiostro rosso, e nello stesso luogo preciso dove Horus ha aperto il corpo di Osiris. Maledetto profanatore, maledetto sacrilego, maledetto profanatore, maledetto sacrilego, maledetto profanatore, maledetto, 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 maledetto profanatore, maledetto sacrilego. Maestà, il capo dei lavori della necropoli è alle porte della sala d'udienza. Spera di potersi prostrare davanti a te, vita, salute e forza. E così come lui sperano di prostrarsi davanti alla tua maestà, il capo dei disegnatori, e quello delle case, e il capo dei muratori reali, e quello degli scultori che intagliano le immagini divine. Essi hanno percorso il deserto e le montagne in tutti i sensi, onde trovare il luogo più favorevole alla costruzione della tomba della maestà tua, vita, salute e forza. Che entrino, che io li veda e che io giudichi la loro opera. Il faraone predispone tutto per la sua morte. La tomba che conterrà il suo corpo deve essere maestosa, inviolabile, indistruttibile. Nascono così le piramidi. Noi ci prosterniamo davanti al tuo bel viso, vita, salute e forza. O Sire, tu sei per i tuoi atti simile a tuo padre il sole. Ora, tutto ciò che piace al tuo cuore si compie immediatamente. Comandaci, o Sire, da Re, o Maestà, nostro Maestro, vita, salute e forza. Sire, o Re, Sole nostro, il luogo eccellente dove si può stabilire la tua buona dimora eterna è situato in un luogo coperto di sabbia dorata, sgombro di pozzi funerari, così come di tombe principesche, e dove si potrà costruire il tuo monumento senza incorrere nella maledizione degli dei o nella collera di nobili mani, nella collera delle ombre di coloro che hanno vissuto negli anni di una volta. Ecco il progetto che abbiamo elaborato per fare una casa valida per l'eternità, vita, salute e forza, dove il tuo corpo possa conservarsi incorrotto e possa essere raggiunto dalla tua anima e dal tuo Ka. Ecco il progetto che ti propongo, o figlio del sole. Questa funzionalmente è la forma più stabile e più evocatrice della durata e dell'invulnerabilità.
Imhotep ha avuto l'idea di costruire quella piramide a mastaba sovrapposte, fatta di grandi pietre, invece che di materiale da costruzione tradizionale, cioè di mattoni. Quel monumento è divenuto l'eterna dimora di Geser, il tuo divino predecessore, vita, salute e forza. Imhotep ci ha insegnato come andare oltre, come poter realizzare questo monumento eterno che la tua sacra divinità mi ha ispirato, o figlio di Ra. Per garantire la solidità e la stabilità di questa enorme massa di pietre, noi faremo come egli ha fatto. Disporremo le pietre, enormi e ben squadrate, non già orizzontalmente rispetto al piano della costruzione, ma obliquamente, così che ogni blocco sia inclinato verso il centro e verso la base della piramide. Voglia la tua maestà, vita, salute e forza, comandare al capo delle cave di tagliare delle pietre buone, con le quali il capo dei muratori costruirà le tue camere nascoste. Ti prego, maestà, vita, salute e forza, di inviare i tuoi reali legati verso tutte le terre che possiedono granito e a quello che andrà verso Elefantina e Abaut al di là delle cateratte, che abbia ai suoi ordini soldati e marinai e una zattera la più grande e la più solida che si possa immaginare, affinché possa trasportare in pace i bei blocchi di granito. Sta bene tutto quello che avete enunciato. Che si chiami il mio mago, Azzoborù. Dimmi, questi progetti per la mia buona dimora sono di gradimento agli dei d'Occidente? Sire, maestà, nostro re, nostro maestro, essi sono felici. Che si chiami il mio amico unico, il capo dei boschi. Amico, prendi 2 galere rapide, con i loro soldati, e una zattera, la più grande e la più solida che si possa immaginare, e parti per Elefantina e per Abaut della Cateratta, al fine di far tagliare il granito per la costruzione delle camere e della cappella funeraria, e le colonne, il mio stesso sarcofago per la mia eterna dimora. E ora che si portino delle collane d'oro, e anelli, e oro, molto oro. Domani la mia maestà verrà ad osservare il luogo eccellente che avete scelto per stabilire la mia buona dimora eterna. Molti monumenti funebri sono già stati edificati dai faraoni, ma tutti come semplici piattaforme dette mastaba, a volte sovrapposte l'una all'altra come gradinate. Solo ora, con la quarta dinastia, inizia la costruzione dei monumenti funebri a forma di piramide vera e propria. Il luogo prescelto è sempre nel deserto, ad occidente del Nilo, sulla riva che si trova a ponente, cioè dove tramonta il sole. Maestà, vita, salute e forza. Quello è il luogo prescelto. Quella dolce valle morbida come una piuma d'uccello e dorata come il sole. Sta bene.
La mia maestà è soddisfatta. Se la maestà tua, vita, salute e forza, si vuol degnare di osservare l'imponenza dell'eterna dimora che Imhotep ha edificato per Geser, il tuo predecessore, vita, salute e forza, che è più grande ed imponente di quella di Ti, di quella di Mereranka e di quella di Kagenni. Ed ora, se la maestà tua, che è piena di saggezza fin dal momento che è uscita dal seno materno e che Dio ha distinto tra moltitudini di uomini, vorrà giudicare dell'imponenza che avrà la sua eterna dimora, vorrà calcolare che quella di Geser si eleva per 117 cubiti reali, mentre quella della maestà tua, vita, salute e forza, si eleverà per 260 cubiti. Molti uomini partecipano alla costruzione della piramide. Enormi quantità di materiale vengono cavate, lavorate, trasportate, messe in opera. Con grande abilità gli enormi massi vengono tagliati, spostati, lavorati, trasportati, imbarcati, sbarcati, collocati, e ciò a mezzo di slittoni di legno, perché ancora non si conosce la ruota. Durante il periodo delle piene del Nilo, i contadini, inutili sulle loro terre, vanno a lavorare alla costruzione della tomba del faraone. Ingegneri, operai, soldati, sacerdoti, scriba, ognuno con un compito preciso, sono inquadrati in squadre, i cui nomi vengono eternati sulle pietre che collocano. La bianca corona di Khufu è potente, Menkau Re è ubriaco. Ogni squadra è divisa in guardie, la guardia della stella, la guardia della prora, divise a loro volta in gruppi contraddistinti da nomi di animali. Il gruppo dell'ibis, il gruppo dell'antilope. Intorno al monumento sepolcrale si costruisce il cosiddetto Tempio a Palle, accanto al quale si svolgerà la cerimonia funebre. Poi il cunicolo attraverso il quale passerà il corteo con la mummia del faraone, il muro che circonda la piramide e altri templi minori. La ruota non è stata ancora scoperta, ma una grande quantità di attrezzi è ormai conosciuta e usata. La leva, la puleggia, il piano inclinato, le zappe e gli scalpelli di rame, il filo a piombo, la squadra.
Il faraone è morto. La mummia, chiusa nel sarcofago antropomorfo, deve essere purificata. La cerimonia è officiata dal sacerdote Semer, che cosparge il sarcofago con acqua. Intanto, da una parte siede il Sem, il figlio del faraone, ancora dormiente, perché solo quando il faraone morto sarà purificato, egli ne assumerà la forza vitale e tutti i poteri. La tua purificazione è la purificazione di Horus. La purificazione di Horus è la tua purificazione. Semen è il semen che apre la tua bocca. O sovrano, assaggia il tuo sapore che è nella tenda della purificazione. Assaggia Horus il semen. Assaggia Set il semen. Tu sei purificato con i seguaci di Horus. Il Sem indossa una pelle di leopardo. È la vita che è sfuggita dal padre e che ora entra in lui. Io ho aperto per te la tua bocca. Io ho aperto per te i tuoi occhi. Io ho aperto la bocca di questo Osiride. Aprendo la bocca di questo Vengono padre, portati i doni che accompagneranno il faraone nella tomba. Gli scettri, i vasi del vino e dell'acqua, le penne di struzzo, l'abito bianco, l'abito verde, quello rosso, gli unguenti, tu avere gli fumigazioni oli. con l'incenso di Tot. O sovrano, io sono venuto nella tua casa dalla nascita. Io sono Horus. Io ho aperto per te la tua bocca. Io sono il figlio tuo amato. Io ho aperto per te la tua bocca. Io ho aperto per te i tuoi occhi. Io ho aperto la bocca di questo Osiride. Essendo la bocca di questo mio padre, aprendo la bocca di questo mio Osiride. Con questo Meshken che apre la bocca degli dei. Il corteo si muove verso l'ingresso della piramide, passando per il tempio a valle e per il lungo cunicolo. Due dignitari lo chiudono, cancellando le orme con foglie di palma. Ogni traccia del passaggio del corteo deve scomparire.
il corpo del faraone deve giacere indisturbato nei secoli.